Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica e la cancellazione dei contenuti per le nostre pagine. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di modificare il file index.php in modo da recuperare dinamicamente tutti i dati delle nostre pagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file index.php e nell'intestazione del nostro file apriamo il PHP e per prima cosa includiamo il file per la connessione al database. Quindi include connessione _db.php. Per prima cosa quindi ci concentriamo nel caricare i dati della pagina home page e oltre ai dati della pagina carichiamo anche il file CSS associato a quella pagina e quindi il suo layout. Quindi faremo una select pagina, quindi sel pagina, che sarà uguale a select p.stellina, quindi tutti i dati della nostra pagina, virgola, ed l.file CSS from pagine pubblica as p inner join layout as l e gli diciamo on p.fk layout è uguale ad l.id layout e poi gli diciamo where identificativo alfanumerico è uguale a home page. Quindi tramite questa query ricaviamo dalla tabella pagine i dati relativi alla pagina home page partendo dall'identificativo alfanumerico. Quindi eseguiamo la query, res pagina sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell pagina e ci ricaviamo i dati, quindi row pagina sarà uguale a MySQL fetch array di res pagina. Quindi iniziamo a modificare il nostro file, quindi all'interno del tag title ci possiamo stampare row di pagina al campo titolo, all'interno del tag link richiamiamo il file CSS associato alla pagina e quindi qua non ci andrà stile.css ma ci andrà echo $row di pagina al campo file CSS. Perfetto. E per quanto riguarda invece i contenuti, tutti i nostri div all'interno del contenitore principale div id contenitore li cancelliamo. Ora all'interno del div contenitore apriamo nuovamente il PHP e vediamo innanzitutto di selezionare dalla tabella div layout tutti i contenitori. Quindi ci spostiamo in layout, contenuti layout, ci ricaviamo tutti i contenitori associati al file CSS e li stampiamo in ordine di posizione. Perfetto, quindi dovremo fare una cell layout che sarà uguale a select d.stellina from div layout as d inner join layout as l e quindi on
d.fklayout è uguale a del.idlayout e poi gli diciamo where d.fklayout è uguale, e qua ci va row di pagina al campo fk layout, e poi ordiniamo i dati, quindi order by posizione ask. Perfetto, quindi ci siamo ricavati tutti i contenitori associati al nostro layout. Eseguiamo la query res layout è uguale a MySQL query di connessione virgola $sell layout, e poi gli diciamo while $row layout è uguale a MySQL fetch array di res layout, quindi per ogni contenitore che trova apriamo e chiudiamo la graffa, lui ci stampi il relativo contenitore, quindi div id, e qua ci va $row layout al campo id div, quindi l'id del contenitore, quindi aperto e chiuso, e all'interno del contenitore riapriamo nuovamente il PHP, quindi aperto e chiuso, e selezioniamo dalla tabella contenuti, quindi cell contenuto, il relativo contenuto, e quindi faremo una select stellina from contenuti pagine where fkdiv, quindi il contenitore di riferimento sarà uguale a $row layout al campo id div layout, quindi l'id non associato al file CSS ma l'identificativo della nostra tabella e quindi del contenitore, e poi dobbiamo anche passargli l'id pagina di riferimento, quindi fk pagina sarà uguale, e qua ci va $row pagina al campo id pagina. Perfetto, quindi tramite questa query ricaviamo i contenuti per il contenitore selezionato riferito alla pagina che stiamo visualizzando, quindi eseguiamo la nostra query res contenuto sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell contenuto, e per ogni contenuto, quindi while, perché il contenitore nel caso dei menu può averne più di uno, per quanto riguarda invece i file script ne può avere soltanto uno, quindi è giusto utilizzare il ciclo while. Quindi per ogni contenuto che lui trova, quindi while $row contenuto è uguale a MySQL fetch array di res contenuto, apriamo e chiudiamo nuovamente le graffe e al suo interno gli diciamo if row contenuto al campo fkscript è maggiore di 0, quindi abbiamo definito per questo contenitore uno script,
allora in quel caso ci selezioniamo lo script di riferimento, quindi cell script sarà uguale a select stellina from script where id script è uguale, e qua ci va $row contenuto al campo fk script, quindi eseguiamo la query, res script sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell script, e nel caso degli script quindi non utilizziamo il ciclo while, quindi row script sarà uguale a MySQL fetch array di res script, quindi ci ricaviamo i dati e poi in base al contenitore che sta ospitando il nostro script, lo script potrà risiedere sempre all'interno della cartella pubblica, ma come abbiamo visto i contenuti centrali saranno all'interno dell'ulteriore cartella e quindi sotto cartella pagine. Quindi li dobbiamo dire if $row layout al campo id div, quindi l'identificativo del contenitore, è uguale a cont, quindi il contenitore che ospita la sezione centrale della nostra pagina. Allora include, e qua ci andrà pubblica slash pagine slash, e qua ci va concatenato $row script al campo nome file, altrimenti, quindi else, per gli altri contenitori i file li ritroverà nella cartella pubblica slash row script al campo nome file. Else if row contenuto al campo fk menu è maggiore di 0, quindi se abbiamo inserito dei menu al suo interno, ci selezioniamo i nostri menu, quindi cell menu sarà uguale a select stellina from menu where id menu è uguale, e qua ci va $row contenuto al campo fk menu. Quindi eseguiamo la query, res menu sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell menu, e all'interno del while, quindi per ogni menu che trova, quindi MySQL fetch array di res menu, quindi innanzitutto ci stampi il menu, quindi ul aperto chiuso, identificativo ecco row menu al campo menu id, quindi l'identificativo associato al file css, e poi all'interno del menu gli diciamo if row menu al campo titolo menu è diverso da stringa vuota, quindi abbiamo deciso di specificare un titolo per il nostro menu, gli diciamo ecco li
e qua ci stampiamo raw menu al campo titolo e diamo l'identificativo all'LI, quindi id titolo come da file CSS, perfetto, e poi per ogni menu ci selezioniamo, quindi cell voci, ci selezioniamo tutte le righe del menu, quindi select stellina from voci menu where fk menu è uguale, e qua ci va $raw menu al campo id menu, e poi gli diciamo order by posizione voce ask, e lo stesso facciamo anche con i menu, quindi anche i menu li ordiniamo, quindi order by posizione ask. Quindi eseguiamo la nostra query, res voci sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell voci, e poi gli diciamo while raw voci è uguale a MySQL fetch array di res voci, quindi per tutte le voci che trova lui ci stampi il relativo LI, quindi LI aperto chiuso, tag A aperto chiuso, e al suo interno stampiamo ecco $raw voci al campo nome voce. Perfetto, rendiamo anche cliccabili i nostri link, li aggiungiamo l'href che sarà uguale a pagina uguale, e qua ci va ecco $raw voci fk pagina redirect. Perfetto, quindi nell'intestazione del nostro file, se abbiamo inoltrato tramite l'URL la pagina, gli diciamo if isset $_get pagina, allora definiamo una nuova variabile che la chiamiamo where e gli diciamo where p.id pagina è uguale a $_get pagina, altrimenti, quindi else $where sarà uguale, e qua ci va where p.identificativo alfanumerico uguale homepage, e quindi la nostra query cell di pagina andrà completata concatenando la nostra variabile, quindi where. Perfetto, direi che ci siamo, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ci sta caricando il file CSS, ci sta visualizzando i nostri menu, sta includendo i file script quali l'header e il footer. Il contenitore centrale non ce lo sta caricando in quanto nella pagina home page il contenuto centrale l'abbiamo chiamato content home page, mentre all'interno della cartella pagine noi l'abbiamo salvato come home page, quindi lo rinominiamo in content home page,
perfetto. Poi le direttive CSS per quanto riguarda il menu top le sta tranquillamente pescando. Per quanto riguarda invece il menu area riservata non le sta pescando. Questo perché nel nostro file CSS i menu laterali li abbiamo identificati come menu 1 e menu 2 e invece nel nostro database l'abbiamo rinominato area riservata, quindi adesso modificheremo con area riservata il menu 1, salviamo, premiamo F5, perfetto, ora sta pescando correttamente le sue direttive. Bene, quindi ora vediamo di definire anche la pagina per il login e la registrazione con i relativi link per il menu area riservata. Quindi per prima cosa quello che dobbiamo fare è definire gli script centrali. Quindi ci spostiamo in gestione script e definiamo il file content registrati e quindi file content registrati.php per la registrazione all'area privata del nostro CMS e poi definiamo anche il content login che sarà il file, quindi content login.php per il login all'area privata del nostro CMS. Quindi rinominiamo i nostri file, quindi content login e content registrati, perfetto. Ora definiamo le nostre pagine, quindi ci spostiamo in gestione pagine, gli associamo un file CSS, titolo della pagina registrati, identificativo registrati, pagina per la registrazione all'area privata del nostro CMS e definiamo quindi i suoi contenuti. Come primo contenitore selezioniamo header, file script header posizione 1, poi definiamo il menu top posizione 2, poi definiamo il contenitore centrale che avrà lo script content registrati posizione 3, poi definiamo il navbar col menu area riservata posizione 4 e poi definiamo il contenitore footer col file script footer.php posizione 5. Bene, ora ci spostiamo nuovamente in gestione pagine e lo stesso facciamo per la pagina di login. Quindi titolo login, identificativo login, pagina per il login all'area privata del nostro CMS e definiamo anche qui i suoi contenuti, quindi header PHP posizione 1, menu top posizione 2, content file script content login posizione 3, navbar area riservata posizione 4 e per finire footer PHP posizione 5. Quindi quello che dobbiamo fare ora come ultima cosa è modificare il nostro menu
e aggiungere le voci. Però per prima cosa il titolo lo mettiamo maiuscolo, quindi area riservata, bene, e definiamo le voci. Quindi come prima voce sarà registrati, pagina per il redirect, registrati, posizione voce 1 e parametri nessuno. E seconda voce login, pagina per il redirect, login, posizione voce 2. Perfetto, quindi ci spostiamo nella nostra home page, premiamo F5, sono stati aggiunti i due link, registrati e login, clicchiamo su registrati e appare il form per la registrazione, clicchiamo su login e appare il form per il login. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di definire la pagina per la personalizzazione del nostro header.